Buongiorno ragazzi. Buongiorno, punto interrogativo, dico io. Oggi è domenica, ma ci siamo svegliati con un cielo tremendo, grigissimo, bruttissimo da tutti i lati, 360 gradi. Piove a folate, anche un po' di vento, lluvia, come dicono esatto a queste parti. E avevamo deciso di stare fermi una giornata, però poi abbiamo cambiato idea e anche domani lluvia. Esatto, quindi comunque 2 giorni fermi, insomma eravamo un po' insofferenti, diciamo così. Allora eravamo appunto nell'area camper verde, lo chiamo io, carico e scarico di Pontevedra. Abbiamo fatto tutti i servizi lì, in modo che adesso siamo carichi d'acqua e scarichi di tutto, e quindi siamo un pochino più liberi. Se anche dovesse capitare che piove forte, ci possiamo fermare anche in un parcheggio, così abbiamo tutto. E andiamo comunque ancora verso sud, la direzione è Vigo, verso la città di Vigo, che dovrebbe essere, stando ai cartelli, a una ventina di chilometri da qua. Esatto, 22 km per l'esattezza. Per essere precisi. Ma più che altro domani pomeriggio forse si apre il cielo e quindi se siamo già piazzati riusciamo a visitare la città con il sole. Quindi incrociamo le dita. Era per giocare d'anticipo. Il ponte. Un piccolo Brooklyn. Ah, Ci passiamo sotto. Saliamo sul Brooklynino. Siamo saliti in alto. È bella questa zona perché c'è una sorta di fiordo che entra appunto nell'entroterra e questo ponte lo attraversa. Ponte de Rande si chiama. Sembra proprio fatto ieri, a vederlo così. bellissimo, a me piace tantissimo. Comunque è recente, sì. Siamo belli alti, Ma cosa vedo? Ma cosa vedo? Uno spiraglio di sole. È un miraggio. È un miraggio. E al di là del fiordo c'è il sole, no? Dall'altra sponda. Eh sì, perché abbiamo osato. Abbiamo osato, siamo stati, vedi, positivi e fortunati. Ed ecco le prime colline di Vigo. È un po' dislocata su varie colline, sul mare, quindi è un po' frammentata come città, abbiamo visto sulla mappa. È piuttosto moderna come città, come strutture. Dove sta? Poi oggi appunto, essendo domenica, come vi dicevamo, magari si circola leggermente meglio. Salita del 50%. E vai. Charlie a dura prova subito. Qui siamo proprio in centro, guarda che palazzi mega. Che salite c'hanno? Madonna. Ma sono pazzi. Ovviamente torna la rubrica: trovi la salita, hai il carico d'acqua appena fatto. Vabbè, magari È proprio matematico. qualche litro andrà fuori dalla valvola del troppo pieno. Cioè, è proprio matematico. Vigo sarebbe stata tutta in pianura se non avessimo fatto il carico dell'acqua, sappilo. E te sappilo, pensa a farla a piedi. Mamma mia. Allora è pettata così. Che davvero, sembra per le strade di San Francisco. E qui siamo arrivati al parco, che è in alto su questa collina, si chiama Parco do Castro. Ci sono diversi parcheggi. Ora stiamo facendo un giro perché è un percorso un po' ad anello. Ci sono parcheggi qui sia su strada, vedete anche questo furgone ha parcheggiato qui,
Però c'è un bel mirador da tutte le parti. Sì, si vede bene dall'alto. E sopra guarda le mura, c'è un Ci sono le bastione. mura. Ora cerchiamo un posticino. Guarda che mirador qua. Cerchiamo un posticino per noi. Penso di sì, vabbè. E come vedete siamo già al pranzo. Visto che la giornata è fredda, piovosa, Più che fredda, piovosa. oggi che piove è una di quelle giornate in cui ne approfittiamo per lavorare al computer. Ci immergiamo nel montaggio dei video, così li potrete vedere, e ci facciamo un buon pranzo. Ecco. Pensavo l'avessi messa come prima opzione. Sì, prima mangiamo e poi lavoriamo al computer. Questa volta però non ho cucinato io, ma ci scaldiamo una tortilla de patatas Del Mercadona. presa al Mercadona e un'insalatona mista, sì, che abbiamo fatto noi. Qui abbiamo l'insalatone. Là. Buon provecio! Ma ora, fra pochi chilometri, dovremmo dire in un altro modo. È vero, perché siamo vicini a un confine. Noi Molto vicini. Molto vicini, praticamente di là cambia tutto, anche il fuso orario. Vabbè, ora noi mangiamo, poi ne riparliamo. Ciao amici tichettiani, non vi dirò buongiorno perché è tutt'altro che buongiorno. Ha piovuto ininterrottamente da ieri sera, in più il parcheggio è pienissimo di fango, adesso vi faccio vedere, e Fede è già alle prese con l'uscita del parcheggio, perché probabilmente qui intorno c'è un punto lavorativo importante. Il parcheggio stamani mattina si è pienato a dismisura. Come vedete hanno parcheggiato anche nella fila centrale, tutto pieno, e è una poltiglia di fango incredibile. Speriamo che si esca, perché ci hanno messo la macchina al lato sinistro, al lato destro e soprattutto questa qui davanti. Forse ce l'ha fatta. Mamma mia, 5 cm di qua. Grande Fede, e Fede ha fatto un sacco di manovre, la retrocamera aiuta, però il problema, da quello che ho capito, sono le macchine laterali. Le laterali, davanti, dietro, siamo accerchiati. Sì, anche quelle davanti, perché altrimenti... Messa. sì. Vieni avanti, vieni avanti. Gracias. Gracias! Ma scusa, dove hai incontrato il cane di patente? Dove hai fatto la scuola? Regalata. Sono uscito bene, dai! Eh? Sono uscito bene! Sì, molto bene. Ormai Un bacio. siamo abituati. Ciao, Grazie. gracias. Il signore è simpaticissimo. Ha fatto anche la battuta a Fede, gli ha detto: ma dove l'hai presa la patente? Perché sono stato bravo. È stato bravo Fede, ha fatto una Sono manovra. rimasto meravigliato. Sì, è vero, è vero. Ha fatto, perché all'inizio ci faceva i segnali: vieni, vieni, stai a destra, stai a sinistra. Poi ha visto che Fede, insomma, si destreggiava bene e allora gli ha detto: ma dove l'hai presa la patente? Probabilmente in questa città ci sono un po' di problemi di parcheggi e quindi noi la lasciamo, la saltiamo Sì, e sì. andiamo verso un'altra nazione, ragazzi. ma soprattutto, vogliamo dirla tutta, sono 2 giorni che piove ininterrottamente, ci siamo un po' rotti le scatole dell'acqua, della pioggia. Non sarebbe piacevole, anche se la temperatura sono 14 gradi, non è freddo per niente, però insomma tutta questa pioggia abbiamo voglia di cambiare un attimino. I punti salienti della Galizia l'abbiamo già visti e quindi andiamo ancora più a sud, e più a sud della Galizia cosa c'è? Vediamo chi aveva dei buoni voti in geografia, amici. Guardate che traffico. Sì. Giù sotto il traffico e sopra la nebbia. Abbiamo anche guardato le previsioni meteo, teniamo sott'occhio un paio di app e sembra che oggi dopo pranzo ci sia un miglioramento. Non una svolta, ma un po' miglioramento. La svolta del meteo dovrebbe arrivare domani, giusto? Sì, dovrebbe mettere sole per un po' di giorni. Esatto, e quindi ci siamo appunto voluti anticipare nel nuovo paese per Vedercelo al meglio. esatto, per vedere quello che ci siamo segnati. Questo che vedete è il fiume Minho, che fa
da confine fra la Spagna e il Portogallo, signori! Portogallo! Siamo in Portogallo! Portogallo, benvenuti! Esce anche il sole, yuppie! C'è una speranza in Portogallo. Vi abbiamo portati anche in Portogallo. Ebbene sì. Direte voi, ma questi ticket sono impazziti che passano da una nazione all'altra? No, era tutto programmato. Esatto. Non vi volevamo rovinare la sorpresa. Sapete che vi facciamo le sorprese così all'ultimo momento. La Galizia ci mancava all'appello come regioni spagnole, quello ve l'avevamo già detto, ma ci mancava anche la parte del nord del Portogallo. Se vi ricordate, per chi ci segue da un po' di tempo, sa che ci siamo stati, ma ci eravamo concentrati soprattutto nella parte sud, l'Algarve, la zona di Lisbona. Lisbona l'abbiamo già vista, quindi prettamente la parte sud. Però in quel periodo poi siamo rientrati subito in Spagna e non abbiamo fatto appunto il nord. Quindi, visto che facevamo la Galizia, Santiago de Compostela, perché non abbinarci anche il nord del Portogallo? E subito entrati in Portogallo ci troviamo davanti a una chicca ed ecco che si entra direttamente nella porta. No, non ci si passa. Sa che non ci si passa però. Siamo arrivati alla cittadina di Valencia do Minho. È una fortezza e ci troviamo proprio a 1 chilometro dopo il confine. È una città fortificata con i bastioni a forma di stella. Ora Fede sta facendo retro. Sì, perché praticamente stavamo entrando nella centro, fortezza. Cioè, magari ci si passa anche, però c'è il dubbio perché è siccome stretta. proprio ci fa entrare nella porta del bastione, Mi sembra un po' strettina e quindi è meglio evitare. sì. E mentre fuori sta uscendo il sole, nei nostri piatti è uscito il pranzo, ragazzi. E Fede è una persona felice quando succede ciò. Avevamo preventivato che sarebbe uscito il sole, quindi noi ora mangiamo, così almeno dopo sfruttiamo qualche ora, speriamo, per poter fare 2 passi e vedere questa cittadina, e poi ci spostiamo perché dobbiamo trovare anche un luogo dove passare la notte. Ma la cosa principale qual è? Qual è? Trin, trin, trin. La SIM. La SIM telefonica, perché stiamo finendo i nostri giga. Come sapete, essendo paesi comunitari, il nostro roaming, cioè i nostri giga valgono, però dopo un po' finiscono. Eh sì, in Spagna infatti abbiamo utilizzato le nostre SIM, le abbiamo spremute fino all'ultimo byte. Ci carichiamo anche i video che vedrete sul canale, quindi cioè, è anche quello il discorso. Quindi abbiamo bisogno comunque di una SIM aggiuntiva per caricare i video, eccetera eccetera. Abbiamo aspettato di arrivare in Portogallo, la prenderemo appunto portoghese, e quindi andiamo nella città più vicina dove abbiamo visto che c'è una sede di un operatore. Anche perché il nostro prossimo rinnovo è tra 10 giorni e noi rimarremo scoperti 10 giorni. No. E quindi una SIM ce la prendiamo, dai. Ma ora mangiamo. Guardate Carcobaleno! Magnifico! È tutto tondo! Ma si vede anche il viola, l'indaco, come si chiama il colore, quello più difficile da vedere? Siamo al 7° cielo. Ci sono tutte le premesse per una buona giornata. E dopo il tentativo fallito con Charlie, proviamo a varcare questa porta a piedi. A piedi ce la facciamo, dai. Vabbè, che dici? Se siamo larghi più di 2 metri è grave, Poi c'è il sole, dai che esce il sole, guardate qua che meraviglia. C'è vento, ma sta spingendo via la perturbazione, quindi ne siamo abbastanza felici. Qui c'è un semaforo perché la via è talmente stretta che funziona in marcia alternata. Comunque Charlie non ci passava. No. È veramente stretto. Nel frattempo passa la nuvola che nebulizza, infatti ho tutta la nebulizzazione d'acqua sugli occhiali. È così, ci sono degli arcobaleni spettacolari, ma il prezzo da pagare è questo. Quindi passiamo anche noi il varco. C'è proprio tanto di ma guarda che sgrattugiato. Che portone, grattugiato, sì. Fortezza, arriviamo. Senti che eco. Wow, bella sta fortezza, Altra porta
Altro eco! Ma qui è più forte l'eco. Wow, davvero! Qui vedete il nome della cittadina con le sue coordinate geografiche e la pianta dell'antico borgo circondato dalle mura. E noi facciamo un giro proprio all'interno di queste mura. Avevamo letto che la sua fortificazione fosse a stella, non ce la ricorda proprio una stella. Abbiamo visto stelle migliori, diciamo, nel senso fatte a regola d'arte. Però vabbè, è carino e ci piace. Un'altra porta, ragazzi, guarda il vicoletto in fondo. Come vedete, anche da qui passa il cammino di Santiago, il cammino portoghese. Passa ovunque. Passa ovunque. Questo cammino di Santiago veramente lo trovate. Tutte le strade portano a Santiago, d'altra parte. Sì. E percorriamo queste bellissime viette, tutte colorate, con tutte queste mattonelle alle pareti. Siamo in Portogallo, inizia la danza del colore, non perché in Spagna non ci fosse, ma comunque anche il Portogallo ha il suo perché, soprattutto nelle piastrelle, nelle maioliche colorate. Poi più avanti ne troveremo altre. Ci sono anche tantissimi negozietti e tutti questi vicoli sono sempre circondati da queste mura e dai suoi bastioni. Pensate, sono risalenti a circa 800 anni fa, di stile medievale, e circondano tutto questo centro storico. E ovviamente i bastioni sono verdissimi. Indovinate perché? Perché tipo ogni quarto d'ora piove. Sì. Quarto d'ora sì e un quarto d'ora no. In questo momento c'è il cielo semi-azzurro. Quindi sfruttiamo questo quarto d'ora per fare il giro. E da questo punto panoramico, ragazzi, vediamo il fiume Minho che separa il Portogallo dalla Spagna. Siamo veramente a pochi metri, i due paesi si guardano e noi da qui li dominiamo tutti e due. Tra l'altro quello è il ponte che abbiamo attraversato per arrivare qui. Quindi il Minho, che non è tanto Nigno, ma è bello grande, e oltretutto si vede anche il bastione dall'alto. Quindi è bello. Punto panoramico scelto a caso, E in questa piazza con queste due chiese ci sono anche le casette dei gatti. Guardate qui come se la godono al sole. guarda, bello. Belli spamparanzati. Wow! E qui vedete tutte le loro cucce. Ci sono anche gatti dentro che se la dormono, Guardate lui come se la dorme dentro. Camminando per i vicoletti di questa cittadina abbiamo fatto un incontro con un altro signore che fa il cammino. Sorprendente. Ci siamo messi a chiacchierare, lui ha sentito che parlavamo italiano, ci siamo messi a raccontare del più del meno e scappa fuori
che lui conosceva 2 camminatori che hanno fatto il cammino correndo e che hanno un cane, e noi ci siamo guardati. Siamo guardati allibiti. No, non è possibile. Lui aveva appena finito di dire che ha incontrato 1000 pellegrini sul suo percorso, persone con le quali ha condiviso le serate negli ostelli, cibi vari, cene, colazioni. Quindi pensate quante possibilità ci potessero essere. È incredibile. E invece ce lo siamo ritrovato di nuovo sul nostro percorso, perché lui sta andando verso Vigo, la città dove eravamo stanotte. Noi stiamo scendendo in giù del Portogallo e l'abbiamo incontrato, e per un caso fortuito che noi ci siamo fermati a guardare le casettine dei gatti, stavamo parlando ovviamente in italiano, e lui si è girato e ha detto: "Oh, ma siete italiani?" E da lì è venuto tutto, cioè conosce i nostri amici Claudia e Simone, che salutiamo, e che noi abbiamo trovato, se vi ricordate, a Finisterre, dove abbiamo passato 2 giorni insieme. Sì, praticamente nel video precedente. Cioè, è incredibile, quanti pellegrini potevamo incontrare qui in un'altra città, in Portogallo? No. Assurda sta Lui cosa. che ha condiviso parte del cammino con loro, si sono conosciuti, e quindi ha detto l'ha sentiti pure ieri. E tramite WhatsApp infatti ci siamo subito salutati anche con loro, ci siamo scambiati la foto. Abbiamo mandato le Magnifico, foto, fantastico. cioè queste sono cose che non si riescono a spiegare, e è la forza degli incontri che regalano i viaggi. I saw her up on the hill, on her way to the mill, proud and all out. But where are you now? Misunderstood, said she would. Dopo lo sconvolgente incontro con Giulio, Nel senso buono, positivo. nel senso buono ovviamente, il sorprendente più che sconvolgente, siamo ritornati su Charlie un po' frettolosamente, perché arriva di nuovo il nuvolone nero, ancora non è stabile il meteo, quindi avevamo l'ombrello dietro, ma insomma meglio non rischiare. Quindi ci siamo preparati per partire, e adesso raggiungeremo sempre a sud un'altra cittadina, forse un po' più grande di questa, una città che si chiama Ponte de Lima, dove cercheremo un negozio di telefonia, perché vogliamo comprare una SIM locale portoghese, in modo da avere più giga per caricare i video, così usiamo anche i nostri che abbiamo per le varie ricerche, per i social, eccetera eccetera, abbiamo più margine. E poi anche un negozio di alimentari, un supermercato, perché abbiamo finito il pane. Poi magari compriamo anche un po' di frutta e verdura, Sì, le cose fresche dell'ultimo momento. Poi probabilmente Cercheremo anche un posto per dormire. Esatto, cerchiamo anche un posto per dormire. Quindi vai Charlie! La strada è molto bella, fiancheggiata da questi boschi, eucalipti. Praticamente è la strada che fiancheggia l'autostrada, ma questa non è a pagamento, mentre le autostrade portoghesi si pagano. Purtroppo non è come in Spagna. E a proposito di pagare, anche il gasolio non è regalato, perché in Spagna si trova, come vi abbiamo detto, tra 1,29 e 1,35, si trova facilmente. Qua abbiamo già visto un paio di distributori, uno appena entrati in Portogallo faceva 1,60 e uno l'ha visto adesso Fede 1,70, quindi se la forcella è questa, insomma, avevamo letto che fosse più alto in Portogallo e infatti abbiamo fatto il pieno a Charlie, però già 1,70 è molto alto, insomma. Eccoci all'entrata di Ponte Lima. Attraversiamo ora questo ponte che sovrasta il fiume Limia. E raggiungiamo il centro, che è proprio qui a 1 chilometro, dove abbiamo individuato un negozio di telefonia. Facciamo un po' di spesa, un sacco di varietà di carne. Prendiamo il porco. Proviamo anche gli involtini primavera. Vediamo se portano un po' di caldo.
Dovevamo comprare il pane, siamo usciti con 45 euro di spesa. Quanta roba buona che c'era. E poi comunque alcune cose andavano comprate, dai. Diciamo così, andavano. Sì. Era obbligatorio. Obrigado. Per ora veloci perché inizia a piovere. Sì. Siamo arrivati nel pieno centro di Ponte de Lima, giusto? Si chiama così? Sì. E ora andiamo al primo negozio di telefonia, quello rosso. Vediamo un po' che offerte c'hanno. Abbiamo individuato il negozio, ci siamo appena passati, ma prima di entrare ci vogliamo affacciare qui sul fiume perché c'è una luce meravigliosa e c'è questo vecchio ponte che lo vogliamo fotografare. Che è sicuramente un ponte romano, perché Sicuro. Anche qui i romani hanno messo lo zampino e si vede che la fattezza è quella. Bellissimo! Mamma mia, meraviglioso, preparatevi! Eccolo! A dirla tutta c'era un parcheggione qui. Noi ci siamo parcheggiati in un punto un po' particolare, ci si può stare, però insomma è in salita così. Però guardate che panorama. Guardate che nuvolone minaccioso. Da oggi che si sta allontando. Mamma mia, ma è minaccioso, eh? Che roba c'è? Forse conviene sbrigarsi a fare la sim. Da oggi che scappiamo da queste nuvole ci rincorrono. Però vabbè, ogni tanto queste deviazioni ci stanno, dai. Ragazzi, siete fortunati, voi siete fortunati, perché potrete continuare a vedere i nostri video. Ma senti che sei inventato. Perché abbiamo giga illimitati. Del signor operatore rosso. Quello rosso, capito? Senza fare i nomi perché non ci pagano. Non ci pagano. E se ci pagassero? Non c'era tutto sta sbattimento di venire qua. E giga illimitati, 20 euro per 20 giorni. Che a noi bastano, perché poi comunque tra 20 giorni, anche meno, ci si riattivano anche i nostri di giga. Sì, ci danno i nostri giga e poi comunque il Portogallo è di passaggio, sì. Sapete, perché la nostra destinazione è un'altra. Birbanti, lo sapete, se ci avete seguito dall'inizio. Se no, chi si è messo in contatto solo ora sappia che faremo un passaggio e andremo molto a sud, più a sud del Portogallo. Eh sì. Ora però cosa facciamo? Andiamo da Ciardi perché dobbiamo trovare un posto dove passare la notte. Sì, perché non so se ve l'abbiamo detto, ma qui è cambiata anche l'ora in Portogallo. È vero. E quindi fa buio prima, perché siamo andati indietro di un'ora, giusto? È vero, poi stasera che è lunedì abbiamo la premiere, quindi per noi sono alle 8, per voi alle 9 e quindi ci dobbiamo sbrigare. si cena prima. Ecco, la premiere arriva prima e anche la cena, per la gioia di Fede. È vero, vero. Vai, vamos. Andiamo. Lasciamo il centro di Ponte de Lima. Un pochino di tramontino si affaccia dietro la nuvola. Guardate la strada tutta acciottolata con queste mattonelle tutte sconquassate. Bello, questi centri storici sono veramente particolari, con queste viuzze e con questi edifici, palazzi storici, perché hanno tutti una loro conformazione, un loro stile un po' rinascimentale. Di solito sono bianchi con queste rifiniture particolari, statue, queste balconate tutte di ferro battuto. Siamo entrati da poco, ma anche il Portogallo del Nord è una bella sorpresa. Qui ci sono dei lavori stradali e ci hanno fatto fare un giro un po' più largo. Perché di là era chiuso. Era chiuso, infatti. E si va solo in questo senso. Tra l'altro non vi abbiamo detto che questa zona è una zona di cave di granito. Ce ne sono, le abbiamo trovate tantissime. E vicino a queste cave tantissime aziende che lo lavorano. Infatti abbiamo trovato statue,
di ogni tipo, grandi, piccole, ma anche muraglia, ma anche dei muri fatti tutti con questo granito. Ora mi è venuto in mente perché gli operai di questo cantiere stradale appunto stavano facendo la pavimentazione e la bordatura dei marciapiedi proprio con il granito. Tutto di granito, sì. Tutto di granito, quindi voglio dire, ne sono ricchi perché ce n'hanno in quantità, perché non usarlo? Tra l'altro è anche bello e insomma, se è lavorato bene rende diciamo la città più gradevole. Ora passiamo di nuovo sul fiume Limia e lo seguiremo fino alla sua foce, sapete? Dove c'è un'altra cittadina dove abbiamo trovato un posto dove fermarci per la notte. E la cittadina è Viana do Castelo. Scusate il portoghese, poco portoghese, chi parla portoghese ci perdonerà. Diciamo che la conversazione con la ragazza del negozio di telefonia è stata un po' un mix. Siamo partiti con lo spagnolo, poi non ci venivano alcune parole, siamo andati sull'inglese, però lei ci parlava in portoghese. Quindi diciamo che abbiamo scomodato 3 lingue, però alla fine ne siamo venuti fuori. Sì, sì. Alla fine quando vi chiedete ma come fate all'estero, noi italiani ragazzi, Sì. è così, ci Noi facciamo sempre capire. Volevamo savoir, Sì, proprio sì. alla Totò, insomma. E l'unica cosa che abbiamo detto all'uscita è obrigati, che è il ringraziamento in portoghese, il grazie, quello lo sappiamo. Guarda che bellissimo. Quanto manca? 3,5 km all'arrivo, al parcheggio per i camper. Siamo un po' buietti, lo sappiamo, ma fra i nuvoloni poi il sole sta tramontando, è così. E vai, l'accoglienza è trionfale, Così? Ci augurano buone feste. In portoghese. Boas festas. Bello. Wow. Qui siamo praticamente sul porto, questo sembra il porto turistico, Sì, siamo sulla foce del fiume. giusto? Il fiume, lo ricordiamo, Non me lo ricordo. non mi studia il ragazzo, non mi studia. Il fiume Limia e la foce, l'estuario è proprio qui, a Viana do Castelo. Guardate che bellezza, hanno già fatto l'albero di Natale, verde, bianco, tutto illuminato, bello. E là, ma ve l'avevo detto che non hanno badato a spese. Qui fanno le cose in Questo è il grande. corso, guarda che bello. Ah, stiamo vedendo il Boh, che roba! Guardate qua! Cioè, sembrano gli americani quando fanno le gare delle luminarie di Natale. Guardate che lavoro! In ogni angolo, ogni alberello c'è un pupazzo, c'è biscotto, c'è Babbo Natale. E qui arriviamo. Ci imbarchiamo anche noi. Qui arriviamo al parcheggio dove ci dovrebbero essere i posti anche per i camper. Dobbiamo trovare un posticino. Guardate che navi giganti. Non si vede la fine. Visto che ancora c'è un bagliore di luce, andiamo a vedere quella via luminosa in centro. Il corso, il centro, vi portiamo a far vedere le luci di Natale, non siete contenti? Non lo so, noi sì. Noi sì, tantissimo. ¡Ay, sabroso! Dale tumbao, Tony. Ed eccoci qua ragazzi, siamo venuti all'inizio del corso. Bellissimo. Super illuminato. Guardate Bellissimo. che meraviglia. C'è la ressa di persone qui che fanno la foto, i video. Si vede che è una cosa straordinaria anche per Viana do Castelo. Eh sì, ora facciamo anche tutto il corso sotto queste meravigliose luci. La verdad, juega bonito, juega con el tumbao. Sabroso. Juega bonito, juega con el tumbao. Juega bonito, juega con el tumbao. Pero mira,
pasando, que con la orquesta ya llegué. Escucha bien mi tumbadito tan sabroso, que tiene su caché. Ci sono tantissimi di questi negozietti con gli abiti tipici, tutti questi abiti tradizionali con questi colori bianco, rosso, Sgargianti. sono molto belli. E noi siamo rimasti così a bocca aperta, anche a questa piazza. Siempre de la verdad, juega bonito, juega con el tumbao. Sabroso, juega bonito, juega con el tumbao. Siempre con mi tumbadito. C'è anche il negozio della Lego. Che Natale è senza Lego? Juega bonito, juega con el tumbao. Di male in peggio. Oh! Tutte le macchine di Formula 1 della Lego, tutte ci sono. Le leggende, come dice il cartello. Ma poi guardate qua che meraviglia, che meraviglia! Bellissimo. È ufficiale, è Natale. Ci siamo accorti, al bimbo gli sono illuminati gli occhi. Che bellezza. Ha visto prima la Lego e ha detto già auguri. Poi ha visto le macchine di Formula 1, ho detto ora mi dice scrivo la letterina a Babbo Natale perché me le porti, mancava solo quello, no? Il problema è dove metterle, dentro Charlie. Il problema è anche il costo, perché beh. questi giocattolini, tra chiama di virgolette, giocattolini. infatti, tra virgolette, non costano nemmeno poco, anzi. Allora facciamo una cosa, andiamo da Charlie e ci facciamo una bella cena. Ecco, si compensa tutto, Lui dove c'è da compensare mangia.